Tiè, guarda che spettacolo! Ed è pure stata turbizzata. Oh, che sta a fa un po'? Faccia un po' Te vedere. faccio vedere al volo come si monta una combo brushless. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Da poco sono tornate in stock le Rally Legend e si sa, questi sono veramente dei bei modelli. Però tanti di voi le vogliono estremamente potenti, quindi Come si fa a montare una combo brushless? iniziamo subito perché manco me voglio mettere a sede, va, voglio montare con attimo. Il rally è bello, però vedere questa Delta fare qualche derapata, ve gusta, Quindi da una classica motorizzazione brushed passiamo a una brushless. Oddio, mi sto a mettere paura. Come si monta? È difficile? No ragazzi, bisogna solamente andare a smontare la motorizzazione che è già installata sul vostro modello e andare a sostituire le componentistiche che sono le stesse. Cambia giusto che c'è qualche cavo in più per avere un modello con una motorizzazione brushless che sicuramente vi regalerà qualche emozione in più perché cammina il doppio, c'è poco da fare. Cosa andiamo a fare? Andiamo a togliere il motore, a raggiungere il reparto della corona perché dopo dovremo andare a fare l'accoppiamento, rimuovere l'ESC e rimuovere tutti i cavi che poi vanno a collegarsi tra la batteria e la ricevente. Fidatevi, operazione semplicissima. Dai, va che faccio partire la musica. Che ci è voluto ragazzi? Qualche video e poi sulla Rally Legend è veramente semplice perché sono tutte della stessa misura praticamente. Quindi adesso ragazzi, tolta la vecchia motorizzazione, vado a togliere dal supporto motore originale il nostro motore, tolgo il pignone e vado a montare il nuovo motore. 4 viti. 4 viti, che ce vo'? E adesso questo, via, io rimettiamo dentro la scatola perché de scorta può essere sempre buono. Quindi ragazzi, vado a montare il nuovo motore sul supporto motore utilizzando la stessa posizione di fissaggio delle viti perché tanto per quanto riguarda la Rally Legend l'accoppiamento è veramente facile da regolare, non abbiamo una slitta sul supporto motore ma abbiamo la possibilità di andare a ruotare il motore in quanto il supporto è eccentrico, ci vuole veramente un secondo. Quindi 2 viti, rimonto il pignone facendo estrema attenzione a posizionare la parte dove è presente il grano sul pignone sulla parte piana dell'albero motore. Una volta fatto questo lo vado a serrare. Mi raccomando ragazzi, mettetevi un goccetto di frenafiletti sulla punta del dito, avvitateci sopra il grano e poi andate a serrare il tutto sul pignone. Quindi posizionate il grano sul pignone, avvitate e serrate e soprattutto utilizzate delle chiavi di qualità, non andate con le classiche brucoletta L che poi ci chiamate e ci dite oh, non si stringe, non si svita, e te credo utensili, mi raccomando, dedicati al modellismo. Adesso ragazzi 3 viti, un goccio di frenafiletti e poi riposiziono il motore sull'alloggio dedicato. Quanto ci vuole? Attimo! E adesso non è che ho fatto l'accoppiamento, ho solo allineato il pignone con la corona in modo tale che il pignone lavori paro insieme alla corona, cioè per tutta la superficie. Facendo così ragazzi l'ho posizionato correttamente e va a prendere tutta la corona.
Adesso, prima di andare a richiudere il coperchio, facciamo un accoppiamento. Si fa semplicemente andando a rimettere questo cappellotto, chiamiamolo così. Due viti che si trovano nella parte superiore sono lunghe, ma non preoccupatevi, non le serriamo del tutto, in modo tale che abbiamo la possibilità di andare a ruotare il motore. Vado a fare l'accoppiamento in modo tale che i denti combacino perfettamente e che ci sia meno gioco possibile. Di solito vado a orecchio, sentite, Questo piccolo rumore qui mi indica che l'accoppiamento è corretto. Quindi adesso vado a serrare le due viti del cappellotto, accoppiamento fatto, motore montato, dobbiamo montare solo l'esche. Oh, ho quasi fatto. E come attacchiamo sta centralina sulla macchinetta? Col biadesivo, mi raccomando, buono, perché sennò poi si stacca, Adesso ragazzi non è che vi dovete inventare qualcosa di strano, solo se la superficie è pulita non dovete fare nulla. Se la superficie è sporca, sgrassatela a dovere. Io in questo caso non la vado a sgrassare perché ragazzi questo biadesivo è veramente potente, e vado a trovare la posizione più adatta. Sinceramente vedete qui esce il cavo dell'interruttore e il cavo che va collegato alla ricevente. Non lo vado a passare qua perché vedete esce a questa altezza, non mi sembra il caso. Quindi lo posiziono in questa maniera, vado a battuta sulla paratia del telaio, spingo per garantire un'ottima adesione tramite il biadesivo. Fatto questo ragazzi, adesso prima di collegare il tutto fatemi rimontare tutto, perché poi abbiamo finito, devo fare la taratura e accende tutto. E voilà, che c'è voluto? Merito da avvitatore? Vabbè, pure quello fa il suo. Però adesso ragazzi andiamo a collegare i tre cavi, quelli dell'ESC con quelli del motore. È difficile? È qualcosa di particolare? No ragazzi, perché qui dovrete andare a vedere il senso di rotazione del motore, perché magari collegate il tutto e la macchina invece di girare, ruotare, andare in avanti va indietro. Oddio, ho sbagliato tutto, devo riniziare da capo. Tranquilli ragazzi, voi dovete collegare i due cavi esterni del motore, che in molti casi sono evidenziati con l'arancione e il blu, e mi raccomando questo vale solo per motorizzazioni senza sensore. Quelle con sensore sono motorizzazioni dedicate mediamente alla competizione, ne parleremo in un altro video. Quindi qui colleghiamo i due esterni del motore con i due esterni del regolatore e il centrale con il centrale. Nel momento in cui magari il nostro modello va indietro, due cose dobbiamo controllare: il reverse tramite il radiocomando, non sapete che cos'è, vabbè, mo ve lo faccio vedere, e poi la posizione dei due cavi esterni, perché andandoli a invertire invertiamo anche il senso di rotazione. Tranquilli, non succede nulla, non si brucia, male che va indietro invece che andare avanti, e quindi fate l'inversione. Adesso ragazzi, prima di andare a fare il tutto, andiamo a collegare il nostro cavo alla ricevente. Vi ricordo canale 1 per lo sterzo, canale 2 per il gas. Un trucco che non smetterò mai di ricordarvelo, più che trucco è una procedura standard, cioè quando andiamo a posizionare il cavo sulla ricevente fate attenzione alla posizione del negativo. Su tante riceventi indicato in alto, se non lo trovate indicato, mediamente il negativo va sempre verso l'esterno della ricevente, oppure le lamelle, queste qui del connettore, le posizionate sempre verso l'alto della ricevente. Fatto questo ragazzi, adesso vado a alimentare la nostra ESC, vado ad accendere la trasmittente, verifico il senso di rotazione e vado a fare anche la taratura. Fortunatamente ragazzi è tutto corretto, perché questa trasmittente, questa centralina
ha uno standard che è compatibile con la regolazione standard che prevede la casa di questa combo, quindi non dobbiamo andare a fare nessun tipo di operazione per quanto riguarda il reverse, perché vi faccio un esempio: nel momento in cui acceleriamo la macchina non funziona, ma con un altro colpo il modello parte e va anche in avanti, dite è tutto corretto, però c'è qualcosa che non va, è perché il reverse bisogna spostarlo. In questo caso adesso ho attivato il reverse, lo riporto a N che sta per normal e come potete vedere un click la macchina va in avanti, freno, 2 click, retromarcia. Ma non ho finito qua, perché bisogna fare una cosa molto importante: la taratura. Che cos'è la taratura? È comunicare al nostro ESC il punto neutro della trasmittente, il punto di accelerazione massima e il punto di frenata massima. Controlliamo prima di tutto che sulla nostra trasmittente troviamo il potenziometro del gas al massimo e il trim del gas sia posizionato al neutro, perché se no poi dopo non registra il punto neutro corretto e la macchina magari cammina da sola oppure non entra la retromarcia. Come si fa questa taratura? Un gioco da ragazzi. Spengo tutto, qui c'è un pulsantino ragazzi, lo schiaccio e lo tengo premuto, accendo l'ESC, sentite? Bip 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 bip, è entrato in modalità di taratura. Adesso senza toccare nulla sulla radio vado a fare un click e lui mi dà un bip di conferma. Ciò sta a indicare che ha registrato il punto neutro. Adesso accelero tutto, tengo tutto accelerato e mentre tengo tutto accelerato un altro click, 2 bip, quindi punto di accelerazione massima registrato. E adesso punto di frenata massima, un altro click e secondo voi cosa succederà? Ve lo dico io, 3 bip di conferma. Perfetto, lascio e il modello è tarato. Adesso ragazzi fatemi sistemare un attimino questo cablaggio e vi mostro la Delta completata. È uno spettacolo. Aspetta un attimo, c'è una cosa che mi incuriosisce, perché con tutti questi tagli si capisce quanto tempo ci ho messo per montare questa combo. 10, 20, 30 minuti? Fatemelo sapere commentando questo video, perché ci tengo al vostro parere. E adesso godetevi il risultato finale. Lavoro pulito, preciso e fidatevi che la differenza c'è ragazzi, ed è tantissima, specialmente se è una combo brushless andata a abbinare una batteria LiPo 2S o 3S, però io la manterrei abbastanza calma perché guardate che spettacolo, anzi una volta montata merita ancora di più. Guarda che spettacolo, ed è pure stata turbizzata, un missile ragazzi. Vedere questa leggenda derapare su strada è qualcosa di unico, perché è veramente fatta bene. Spero come al solito che anche questo video vi sia stato di aiuto. Fatemelo sapere commentando questo video. Un saluto a tutti, ciao!